Ciao, bentornato o bentornato su questo canale. Se invece sei nuova o nuovo, ti do il mio benvenuto. Sono Virginie, un interior designer e mi occupo di case che rappresentino al 100% chi deve viverle, dalla consulenza all'intero processo di ristrutturazione. In questo canale affronterò il tema casa, cercando di darti suggerimenti utili affinché tu possa avere la casa dei tuoi sogni, una casa che ti rappresenti nel profondo e dove ti sentirai sempre a tuo agio. Bagno cieco. Una bella sfida poterlo rendere bello e funzionale, ma come sempre fattibile. E oggi vorrei proprio darti alcuni consigli per questo. Prima di cominciare però, se ami tutto quello che riguarda l'argomento casa e non l'hai ancora fatto, ricordati di iscriverti al mio canale per avere altre informazioni su questo tema. Metti un bel like al video e partiamo! Il bagno cieco, ovvero senza finestre, è previsto dal regolamento italiano, se è un secondo bagno o come unico bagno se la casa è piccola con un'unica camera da letto. Vediamo come rendere bello e funzionale anche questa tipologia di bagno. La prima cosa e la più importante a cui pensare per un bagno cieco è quella di provvedere ad una corretta aerazione. Questo è previsto dalla normativa per evitare l'accumulo nell'aria dei batteri, virus, cattivi odori e muffe che renderebbero l'ambiente poco salubre. Ci sono più tipologie di aerazione attraverso aeratori e con la ventilazione meccanica forzata. Gli aeratori possono essere di diversi tipi, solitamente viene attivato con l'accensione della luce. Hanno l'unità aspirante con ventola all'interno del bagno, un condotto di evacuazione con la bocchetta con serranda anti-ritorno affinché non solo l'aria non torni indietro, ma non possano neanche entrare insetti. Nelle case di nuova generazione viene usata la ventilazione meccanica forzata, che ha bene o male la stessa funzione, ma ha anche bocchette per l'entrata di aria fresca all'interno e questo aiuta a creare meno condensa. Soprattutto nel caso di aeratori normali, per evitare il crearsi di muffe a causa dell'umidità, si potrebbe usare anche dei deumidificatori e anche delle pitture specifiche. Se decidi per un controsoffitto, ricordati anche di usare il cartoncesso specifico per ambienti umidi, ovvero quello verde. Una volta pensata l'aereazione, bisognerà pensare ad una corretta illuminazione. In questo caso, più che mai è importante avere più fonti di illuminazione per poter gestire a seconda delle esigenze. Se vuoi fare una controsoffittatura avrai ovviamente più margine di manovra mettendo magari dei faretti incassati. Avrai comunque bisogno anche dell'illuminazione puntuale allo specchio. Magari pensa alla possibilità di prendere quei specchi retroilluminati. Per dare quel tocco in più puoi pensare a tagli di luci alle pareti o creare delle nicchie con illuminazione integrata. Molto scenografico anche la doccia illuminata, la cromoterapia sta prendendo molto piede negli ultimi anni ed è un modo per portare luce e anche movimento. Infine, se hai il mobile lavato sollevato da terra, puoi pensare di aggiungere la luce anche sotto il mobile per dare anche un po' di profondità. Solitamente il bagno cieco è anche un bagno piccolo, sarà quindi molto importante prendere correttamente le misure per posizionare correttamente i vari sanitari e gli arredi. Valgono quindi le idee che ho condiviso parlando di bagno piccolo, trovi il video qui e ti lascio il link in descrizione. Essendo buio, suggerisco di usare superfici riflettenti, se non nei mobili veri e propri, almeno nelle maniglie, questo per aiutare ad aumentare la luce, anche se artificiale. Cerca di usare arredi dalle forme semplici e leggere per evitare di appesantire l'ambiente e se per caso hai anche la lavatrice, cerca di chiuderla in un'armadiatura, sempre per mantenere una semplicità visiva.
Per lo stesso motivo, box doccia o vasca dovrebbero non avere intelaiatura o comunque dovrebbe essere molto minimale e sottile. In un bagno cieco i colori chiari sarebbero da preferire in modo da dare respiro e soprattutto per il fatto che rifletteranno meglio la luce artificiale. Ma come abbiamo visto per i bagni piccoli, in realtà i colori scuri aiuteranno a dare profondità. L'importante in realtà sarà evitare il più possibile forti contrasti. In un bagno cieco sarà importante usare materiali resistenti e idrorepellenti come la ceramica e il grès porcellanato. Per non appesantire di nuovo e come suggerito, come per i bagni piccoli, è buona cosa usare pezzi grandi in modo da limitare la vista delle fughe che creano disordine visivo. Il bagno cieco, per la mancanza di luce, potrebbe risultare un po' triste. Rendilo scenografico. Uno dei modi più facili e funzionali è sicuramente quello di giocare con la luce. Lo abbiamo visto prima, strisce LED nei muri, sotto il mobile lavabo, nelle nicchie e anche nella doccia. Ovviamente se non hai la possibilità di controsoffittare e mettere i faretti, potrai scegliere un lampadario originale al centrovolta. Lo stesso vale per la luce allo specchio. Ma potresti anche decidere di usare una bella carta da parati, magari nella doccia. Esistono delle carte adatte anche per questo ambiente. Questo soprattutto se la doccia fosse proprio in fronte alla porta e fosse la prima cosa che vedi. Sempre facendo attenzione ai forti contrasti, questo potrebbe essere un ottimo modo per rendere questo bagno particolare e piacevole nonostante non abbia una finestra. Spero che questo video ti sia stato utile e ti sia piaciuto. Nel caso fammelo sapere con un bel like e nei commenti. Sentiti libero di condividerlo con chiunque tu pensi possa essere interessato, ne sarò onorata e mi aiuterà a far crescere il canale. Se senti che la tua casa o qualunque ambiente di essa non ti rispecchia abbastanza, non aspettare oltre e prenota la tua consulenza. Trovi i miei contatti in descrizione. Se poi non lo hai ancora fatto, ricordati di iscriverti al canale, di attivare la campanella così non ti perderai i prossimi video. Grazie per essere stato qui con me. A presto, ciao!